Ciao ragazzi, in questo tutorial descriveremo il foglio di lavoro e vedremo come si gestiscono le righe, le colonne e le celle al suo interno. Iniziamo! Apriamo una nuova cartella di lavoro. Se abbiamo già aperto Excel, possiamo cliccare su File, Nuovo, Cartella di lavoro vuota. Io però, per ottenere lo stesso risultato più rapidamente, preferisco utilizzare i tasti di scelta rapida CTRL più N. Come possiamo osservare dalla barra del titolo, ci si è aperta una nuova cartella di lavoro dal nome predefinito Cartel 1. In essa è presente un foglio di lavoro dal nome predefinito Foglio 1 e se ne possono aggiungere tanti altri mediante questo pulsante. Il foglio è suddiviso in tanti piccoli rettangoli chiamati celle. Ogni cella si ottiene come intersezione fra una riga e una colonna. Ad esempio questa è la cella D15, come si può osservare qui nella casella nome, poiché si trova all'intersezione fra la quarta colonna, la colonna D, e la quindicesima riga, la riga 15. Come si può notare, per contare le righe si utilizzano i numeri, mentre per contare le colonne si usano le lettere dell'alfabeto. E quando l'alfabeto è terminato, si procede in questo modo. Si fissa la A e come seconda lettera si riparte con l'alfabeto. Successivamente si fissa la lettera B e si riparte con l'alfabeto BA, BB, BC e così via. Quando si giunge a ZZ e si sono dunque esaurite tutte le possibilità con due lettere, si fissano le prime due lettere AA e si procede con l'alfabeto sulla terza lettera, fino ad arrivare all'ultima cella, la XFD. Come abbiamo già potuto osservare, il foglio di lavoro ha dimensioni enormi, ma non è illimitato. Esso infatti contiene più di 1 milione di righe, più di 16.000 colonne, per un totale di più di 17 miliardi di celle, e in ogni cella possono essere inseriti fino a 2 alla quindicesima caratteri, cioè quasi 33.000. Per spostarsi velocemente all'interno di un foglio così grande è utile conoscere qualche trucchetto, che vi fornirò in questa e nelle lezioni successive. Per potermi spostare in fondo al foglio di lavoro è sufficiente fare CTRL freccia in giù e per ritornare all'inizio CTRL freccia in su. Per spostarmi all'estrema destra faccio CTRL freccia verso destra e per tornare in cella A1 faccio CTRL freccia a sinistra. Dunque il tasto CTRL abbinato alle frecce mi fa spostare velocemente all'interno del foglio di lavoro e se mi trovassi in una tabella mi farebbe spostare agli estremi della tabella, come vedremo in seguito. Un secondo modo per spostarmi velocemente all'interno del foglio è quello di utilizzare la casella nome. Se ad esempio dovessi andare in casella Z100, basterebbe digitare Z100 nella casella nome e premere Invio. Così facendo la cella attiva si sposta in Z100. Impariamo ora a gestire le righe, le colonne e le celle. Iniziamo con i metodi di selezione. Per selezionare una riga è sufficiente cliccare sul numero di riga. Per selezionare più righe contigue è sufficiente cliccare sul numero di riga e trascinare verso il basso il mouse, fino all'ultima riga da selezionare. Oppure, per selezioni molto estese, cliccare sulla prima riga, premere il tasto maiuscolo e cliccare sull'ultima riga. Infine, per selezionare righe non contigue è sufficiente cliccare sul numero di riga, premere il tasto CTRL e premere sulle altre righe desiderate. Le stesse modalità di selezione valgono anche per le colonne. Per selezionare una colonna si clicca su una lettera, per selezionare più colonne contigue si clicca su una lettera e si trascina, oppure si clicca su una lettera, si preme il tasto maiuscolo e si clicca sull'ultima lettera, e per selezionare colonne non contigue si clicca su una lettera, si preme il tasto CTRL, si clicca su altre lettere e così via. Infine, per selezionare l'intero foglio di lavoro, si può cliccare sul pulsante del foglio che si trova all'intersezione tra le intestazioni di riga e di colonna. Per quanto riguarda le celle, si procede in questo modo. Per selezionare una cella è sufficiente cliccare al suo interno una volta. Per selezionare più celle contigue è sufficiente cliccare e trascinare,
oppure cliccare sulla cella più in alto a sinistra della selezione, premere il tasto maiuscolo e cliccare sulla cella più in basso a destra, e per intervalli non contigui è sufficiente selezionare il primo intervallo, premere il tasto CTRL, selezionare gli altri intervalli. Ora che abbiamo visto come si selezionano le varie parti di un foglio di lavoro, vediamo come si gestiscono i vari elementi che lo compongono. Vediamo ora con un esempio pratico come si ridimensionano le righe e le colonne, come si possono inserire, eliminare, nascondere e scoprire righe e colonne. Nel nostro esempio, i dati all'interno delle celle non sono completamente visibili. Dobbiamo dunque allargare le colonne. Per farlo, selezioniamo le colonne, clicchiamo col tasto destro e facciamo larghezza colonne. Impostiamo la larghezza a 12, dovrebbe essere sufficiente. Ora tutti i dati sono visibili. Un altro modo è quello di selezionare le colonne e allargarne una a piacere. Tutte le altre assumeranno la dimensione della colonna modificata. La stessa cosa può essere fatta per le righe. Selezioniamo le righe, premiamo il tasto destro su una riga qualsiasi e facciamo altezza righe. Impostiamo l'altezza a 21. In questo modo tutte le righe assumono la stessa altezza. Si potrebbe anche cliccare fra due righe qualsiasi quando il mouse assume questa forma, espandere o comprimere una riga e di conseguenza tutte le altre assumeranno la stessa altezza. Nel caso in cui non fossero visibili tutte le righe e quindi fosse difficile stabilire l'esatta larghezza della colonna, è sufficiente cliccare 2 volte tra una colonna e l'altra e automaticamente Excel provvede ad allargare la colonna in modo da contenere tutti i dati in essa presenti. Cancelliamo ora quest'ultima parte e ridimensioniamo nuovamente la tabella con un doppio clic fra 2 colonne e con un doppio clic fra 2 righe qualsiasi. Notiamo ora che manca la riga del giovedì. Dunque ci posizioniamo sulla riga numero 5, quella del venerdì, e facciamo tasto destro, inserisci. Siccome abbiamo selezionato una sola riga, ci viene inserita una sola riga. Se avessimo selezionato più righe e avessimo fatto tasto destro, inserisci, sarebbe stato aggiunto un numero di righe uguale al numero delle righe selezionate, nel nostro caso 4. Eliminiamo ora le righe in eccesso, che sono queste più quella del venerdì, che è un dato doppio. Tasto destro, elimina. Dunque, per inserire ed eliminare righe è sufficiente cliccare sui numeri di riga e fare tasto destro, inserisci oppure elimina. Lo stesso risultato può essere ottenuto mediante i tasti di scelta rapida CTRL e il tasto più per inserire e CTRL più il tasto meno per eliminare. Per quanto riguarda le colonne si procede in modo analogo. Se volessi inserire una colonna a sinistra della colonna D, cliccherei sulla colonna D e farei tasto destro Inserisci. E per eliminare la colonna inserita, tasto destro Elimina. E con i tasti di scelta rapida, CTRL più per inserire e CTRL meno per eliminare la riga. Eliminiamo anche la colonna relativa alla terza settimana, che è un dato duplicato, dunque CTRL meno. Possiamo ora inserire i dati relativi al giovedì. Supponiamo ora di voler visualizzare solamente i dati relativi alla quarta settimana. Per farlo, senza eliminare le 3 colonne B, C e D, è sufficiente nascondere queste colonne facendo tasto destro Nascondi. Per visualizzare di nuovo le 3 colonne nascoste è sufficiente selezionare le colonne alla loro sinistra e alla loro destra e fare tasto destro Scopri. Utilizzando i tasti di scelta rapida, per nascondere le colonne si usa la combinazione di tasti CTRL W e per scoprirle CTRL maiuscolo W. Nascondiamo ora le righe, selezioniamo le righe che vanno da lunedì a sabato e facciamo tasto destro Nascondi. Per visualizzarle di nuovo, selezioniamo le righe vicine e facciamo tasto destro Scopri. Oppure, utilizzando i tasti di scelta rapida, CTRL e la lettera Q per nascondere e CTRL maiuscolo Q per scoprire. Infine,
Per nascondere un intero foglio di lavoro, quando nella cartella di lavoro sono presenti almeno 2 fogli, bisogna fare tasto destro sulla linguetta del foglio, nascondi. Il foglio ora è ancora presente, ma non è più visibile. Per visualizzarlo basta fare tasto destro sulla linguetta di un foglio qualsiasi, scopri e scegliere il foglio desiderato e fare OK. In questo modo il foglio torna visibile. Prima di concludere, vi voglio mostrare un semplice trucchetto che vi permette di invertire fra di loro 2 colonne oppure 2 righe. Se volessi ad esempio invertire di posto la colonna C con la colonna D, è sufficiente selezionare una colonna, cliccare sul bordo della selezione quando il mouse assume questa forma, premere il tasto maiuscolo e trascinare la colonna. Quando compare una riga verticale di colore verde, rilascio il tasto del mouse e le 2 colonne vengono invertite fra di loro. La stessa cosa può essere fatta sulle righe. Seleziono una riga, quando il puntatore assume questa forma, clicco il tasto sinistro del mouse, trascino col tasto Shift premuto e quando compare la riga verde, rilascio il pulsante del mouse. Come si può notare, anche le righe sono state invertite. Ed infine, per spostare un intervallo selezionato in un'altra posizione, è sufficiente cliccare sul bordo della selezione quando il puntatore assume questa forma e trascinare l'intera selezione. Questo modo di procedere può essere utile quando vogliamo ad esempio inserire una nuova riga tra giovedì e mercoledì, senza che questa riga venga inserita anche qui a destra e dunque è sufficiente spostare la selezione di una riga verso il basso. Con questo abbiamo concluso. Nel prossimo tutorial parleremo di formattazione celle e vi proporrò alcuni esercizi pratici per consolidare le conoscenze apprese. Vi aspetto! Ciao!